Mi chiamo Stéphanie, in arte Masterchef, e sono una biunna sicula di origini francesi innamorata della sua terra, dei mille colori, sapori e profumi. La mia Sicilia Bedda è meravigliosamente variegata e la sua cucina rappresenta al meglio questo enorme patrimonio culturale. Ogni provincia, ogni comune, anzi ogni famiglia ha la sua personale interpretazione della tradizione. Voglio portarvi con me in un viaggio alla scoperta della nostra cultura gastronomica. Storie di ricette, ma soprattutto storie di persone, di riti familiari, di emozioni e di legami. Benvenuti a Siciliani ai Fornelli, Ragusa Edition. Oggi torniamo a Ispica e andiamo da Laura per scoprire la versione ispicese delle scacce. L'abbiamo fatta! A piacere. Piacere anche io. Già c'è un bel profumino quando si entra. Signora, buonasera, piacere, Stefania. Tutto nasce da questo cestino con dei prodotti poveri della nostra tradizione. Le faremo con le patate il baccalà, con la cipolla e il pomodoro e con la cipolla e la ricotta. E noi non vediamo l'ora di assaggiarle, perché poi le scacce si fanno in tutta la provincia di Ragusa, ma ogni comune ha le sue peculiarità. Abbiamo preparato 600 grammi di farina di semola rimacinata che impasteremo, perché c'è caldo, con proprio pochissimo lievito. Lo sgranoliamo dentro, un po' di sale. Lontano dal lievito, sto vedendo. Lontano dal lievito, c'è questa usanza, però a me è sempre lievitato. E adesso incominciamo ad impastare. Mettiamo l'acqua gradualmente. Sì. Che l'impasto deve essere bello compatto, no? Non deve essere troppo... Quando io tornavo a casa dall'università, lei mi sequestrava e mi teneva in cucina, perché a me piace molto cucinare, devo dire, e stavamo il sabato e parte della domenica un po' a cucinare. Poi mia mamma è stata sempre quella che venite, aiutatemi che ho fretta, dobbiamo sbrigarci, e ci chiamava sempre all'ordine, io e le mie sorelle. E complimenti, perché non è da tutte le mamme. Io sento spesso invece la mamma non mi faceva neanche entrare, non mi faceva imparare. Io di questa cosa ne faccio, cioè della mia debolezza ho fatto la loro forza, perché io non sono una sbrigativa, lo devo dire, io ho bisogno dei miei tempi e questo ha fatto sì che anche loro fanno scacce, sono fuori, ma se gli capita, mia figlia che è fuori a Londra, lei a Londra fa scacce. Grande, perché questo è esportare il nostro patrimonio, insomma, no? Vediamo, aspetta, piano piano. Ecco, piano piano arriva alla consistenza desiderata. Perché qua noi con questo gioco del ditino cosa vediamo? La consistenza deve tornare su? No, non deve tornare su, però io mi accorgo che già è un po' duretto, ecco, non è infatti, un impasto un po' più duro. Con questa farina gliela puoi far assorbire tutta senza problemi. Dice, ma come si impastano la dose? Non c'è una dose per dire... Questo è. La cosa più bella è questa, che non usi bilancia, tutto a occhio. Sì. Che è il grande dramma di chi poi non sa cucinare, quando si trova... Io infatti nel mio blog ho cercato di dare dei quantitativi di massima per permettere a chi non ne ha fatte mai di approcciarsi, perché questa cosa a occhio fa un po' paura all'inizio, no? No, io l'ho detto, infatti 600 grammi è un quarto. Infatti più o meno avere le indicazioni, ma poi quando poi tu ci prendi la mano la farina ti parla. Quando si apre si vede se incomincia a fare le bollicine. Ok. Quindi per voi serve per la lievitazione, la croce. Per capire. E quindi ora Ninna. Lo copriamo. Lo mettiamo nel luogo caldo. Perché... Sei un food blogger o un creator e non riesci a farti notare nella giungla del web? Creare foto e video di qualità è oggi fondamentale per non scomparire fra uno scroll e l'altro. All'interno della Da Zero Academy di Monique Danna trovi corsi adatti a tutte le esigenze. Nel portale trovi anche 2 miei corsi. Uno base per imparare a utilizzare lo smartphone come strumento professionale per realizzare foto e video.
un altro più avanzato per gestire al meglio la tua voce nei video. E se li acquisti entrambi, risparmi. Allora, cosa aspetti a farti questo regalo? Con questa iniziamo a preparare la focaccia, che poi è ugaitto di baccalà e patate. Ugaitto, mai sentita neanche questa terminologia. Vedi, Allora vedi? si può fare questa con il baccalà, si può fare e a caitto Sì? o se no ambanata. Ok. Ambanata è quella a cestino, quella rotonda con Mentre il caitto è coperchio. mezzaluna? La A mezzaluna, sì. esattamente. Ok, sì, sì, sì. Quindi noi questa qua la utilizzeremo la cipolla sia per quella con la ricotta che per quella col Sì. baccalà, Sì. giusto? Oggi tutto a base di cipolla. E le patate quindi vanno col Solo col baccalà. baccalà, Col solo baccalà. il baccalà, sì. Allora, la cipolla va tagliata sottile Sì. perché non deve rimanere cruda durante la cottura. Si deve sentire il gusto, non La consistenza, sì, diciamo, sì, sì, infatti. sì, sì. Allora, come l'avete preparato il baccalà? Il baccalà si compra a fetti, Sì, sotto sale. intero, Sì. sotto sale, Sì. e si mette a bagno Sì. per 3 giorni. Sì. Ci cambia l'acqua Ok. perché si deve togliere tutto il sale Sì. e nello stesso tempo deve gonfiare, deve tornare Certo. morbido. Basta, a questo Basta, punto quindi è ci toglie semplicemente la baccalà pelle, dissalato. tutte le lische, Certo. almeno spero. Sì, sono state perché tolte. sono state Certo. Sì, tolte. mia mamma controlla. Poco, eh? Questo l'ho messo a mollo sabato sera. Questo è il tipico rumore della pasta lievita. Un pochettino la rilavoriamo. E adesso facciamo dei panetti. Vediamo questo quant'è. Che la 200. Precisione, la vuoi battere un pochino per vedere? Guarda che bella! Aspetta, la prendo Certo, dal culetto. Perché secondo me va benissimo. Ma... Allora, io le gaiette le farei con questa. facciamola perché con questa è questo. più dura. Lavoro un pochino pure io. Brava! A differenza delle focacce, ugaitto viene riempito soltanto in una parte. Quello che esce lo si rimette dentro e poi si inizia subito a chiudere i bordi laterali. E si incomincia a fare lievito. È un ricamino che a fine cottura, Hai visto che brava? che a fine cottura, questo è croccantissimo Infatti, ed è la la parte parte più più buona. buona. Lasciamo una piccola apertura perché dobbiamo completare ancora con un po' di olio e se non è chiusa bene la bucaitto esce tutto fuori. Quindi gli ingredienti devono essere tutti conservati dentro la focaccia. Ok? E si continua da qui, si chiude e si continua. Questa è una chicca che non avevo veramente mai visto, vedi? Ora gliela passiamo a mia suocera pure. Eccoci qua. Questo è ugaitto. Si prende in braccio come un bambino e si sistema. A posto. E Ecco questo è qua. un brontolato. Sono stata brava. Bravissima! Mia mamma è stata una brava maestra. Ma siete Non state... sono io la brava. Ne approfitto un attimo per darvi un piccolo pensierino in cambio di questa ospitalità meravigliosa che mi No, ma state dando perché? oggi. Mi fa piacere. Ma perché? Vi ho portato l'arancinario, che è un libro con tantissime ricette di arancine che ho fatto tutto io tanti anni fa, tutte le foto, le ricette, e l'arancinotto, che è lo strumento per farle, Certo. quello piccolino, Sì, da 80 grammi. grazie. E quindi, insomma, Grazie. ho portato questo Grazie. pensiero. Grazie. Un piacere. Che Grazie bello! mille, E quando grazie. fanno Io regali io sono mi sono contenta. Si fa.
Questo qua è impastato leggermente più morbido. Sì, sì. Per le scacce che dobbiamo fare noi è perfetto, perché Ok. viene più morbida. Il Che- mix è questo, è cipolla Sì, tagliata grossolanamente, insomma. sì, Poi abbiamo utilizzato il pomodoro a pezzi, Sì. rigorosamente fresco, non è Ok. pomodoro confezionato, No, prendiamo il pomodoro fresco. spellato. spellato. Sì. E allora, nella padella si mette cipolla e un filo d'olio Ok. e si fa ammorbidire, Ok. non friggere, ammorbidire. Un po' di sale, così butta Lascia l'acqua l'acqua. un po', e incomincia a cuocere. Appena è morbido, un po' più morbido, si inizia a aggiungere il pomodoro a pezzi e si lascia cuocere fino a che diventa di questa consistenza. Ok. E poi si lascia raffreddare, non si può utilizzare a freddo, Certo. quindi questo è un ingrediente che va preparato la mattina. Sì. Quindi il baccalà 3 giorni prima, la cipolla la mattina. E finalmente al E terzo iniziamo giorno. poi, infatti. Bene. Allora, queste le focacce noi le facciamo anche a Natale. Oltre ai miliddi, che è un pasto tipico della vigilia di Natale, facciamo anche le focacce. Ma nello stesso pasto, no? Perché Sì. di morrere mi No, li facciamo, certo. Perché il Che già i 24 miliddi sera. sono- No. Allora Laura, perché la gente dovrebbe partecipare a questo programma? Allora, intanto perché Masterchef è gentilissima, simpaticissima e ci hanno messo a nostro agio, devo dire, in una maniera veramente come se ci conoscessimo da sempre. E poi è sempre bello cucinare con persone che condividono la tua stessa passione. Quindi affidatevi a Stefanie, io la chiamo Stefanie, e guardate che vi divertirete, passerete 3 ore in allegria. Ecco. E poi diffondiamola questa nostra cultura locale, non perdiamola, venite a No, raccontare le assolutamente. ricette della nostra tradizione che le dobbiamo salvaguardare. Ma insomma. qualsiasi cosa fa parte della nostra tradizione. Quindi prima la cipolla, vedi questa tecnica Prima non la l'avevo mai cipolla. vista. Il sale. Per ogni focaccia mezza ricotta. Ok. Quella da mezzo chilo e questa quanto è? Più o meno Sì, 400 la grammi. metto. Bisogna essere generosi con la ricotta. Sempre molto generosi con l'olio. Certo, questa della carta forno può essere un'idea anche per chi ha meno manualità, aiuta effettivamente. Sì, certo che aiuta. E un'altra signorina è pronta. Eh sì. E ora vincerà la 1, la 2 o la 3? Ora però sono calde, mamma mia. Sempre che della Chi sta? Sì, Quindi per Nuccia questa è la vincitrice. quella è la mia. Per te Laura qual è la più buona in generale? Qual è la tipologia Guarda, che tutte e preferisci? 3, però questa con la ricotta è buonissima. Quindi siete a 2 che dite quella. Vediamo, ora dovrò dire che cosa ne penso io. Infatti. Allora, intanto vediamo come sono venute. Vediamo. Poi è mocca qua la cipolla. Un po' di pico croccantino. Siete ragusana. Devo promuovere le scotte sficesi, almeno le vostre. Ecco.
E vediamo questa che sono curiosissima, curiosissima. Questo è il suo. Questo l'ha fatto lei ed è croccantissimo. Questo zig-zag croccante. Le scacce di Laura e Nuccia sono proprio Buonissime!